oggi come oggi viviamo come se fossimo due regioni separate. E tu, lo sapevi che in Trentino Alto Adige? In questo video andremo a conoscere il territorio del Trentino Alto Adige, che per ragioni storiche mostra una realtà assai ricca di lingue locali. In questa regione si incontrano due mondi, quello latino e quello germanico, caratterizzando diverse divisioni e unioni interne tra i due popoli, i trentini e gli altoatesini. Grazie all'esperto Andrea faremo un tuffo nella storia di questa regione per comprendere la situazione linguistica e non solo presente al giorno d'oggi. Ciao Andrea, di dove sei? Allora, io sono di Rovereto, che è una cittadina a sud di Trento, tra Trento e Verona, quindi nella parte meridionale della regione Trentino Alto Adige Südtirol e nella parte meridionale della stessa provincia di Trento. Chi ha visto il video precedente molto bello in cui si parla del Sud Tirolo appunto saprà che comunque le due realtà, appunto la realtà trentina e la realtà sudtirolese, sono abbastanza differenti. Qual è la storia del Trentino Alto Adige? Dunque, dal punto di vista storico, l'attuale regione del Trentino Alto Adige Südtirol è entrata a far parte dell'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Sino ad allora, per molti secoli, aveva invece fatto parte del mondo germanico, in particolare del mondo austriaco, dell'impero d'Austria, che poi diventerà impero austro-ungarico. È una terra di confine, è una terra dove storicamente si è venuto a creare il confine tra il mondo germanofono e il mondo italofono, o per meglio dire romanzo italiano. E chiaramente, essendo una terra di confine, è una terra in cui sono avvenuti anche eventi particolarmente significativi. Ovviamente la Prima Guerra Mondiale è stata combattuta qui sul nostro territorio, ma prima da allora un evento importantissimo, per esempio, potrebbe essere il Concilio di Trento. Non a caso è stato scelto questo luogo, è stato scelto Trento in quanto punto proprio di incontro tra il mondo germanico, dove divampava la riforma protestante, e il mondo italiano, cattolico e romanzo. Chiaramente nel corso dei secoli si sono venute ad accavallare tante culture e lingue diverse, e se oggi abbiamo questa distinzione, questa divisione magari anche piuttosto ferrea tra l'Alto Adige, Südtirol e il Trentino, storicamente appunto non è sempre stato così, perché comunque c'è sempre stato un forte scambio tra i due mondi e peraltro i fenomeni di germanizzazione e di italianizzazione reciproci ci sono stati nel corso dei secoli. Storicamente una terra di confine che, se andiamo molto indietro nell'antichità, ma neanche troppo dopo la caduta dell'impero romano, è una terra dove si parlava il volgare latino, e i popoli germanici arrivano un po' dopo, e intorno alla metà del Medioevo arrivano dei popoli germanici e cominciano a colonizzare alcune aree dell'attuale Alto Adige Sud Tirolo, anche se per moltissimi secoli e tutt'oggi in molte zone del Sud Tirolo si sono continuate a parlare lingue romanze, e oggi abbiamo ancora delle valli in cui ad esempio si parla il ladino. Ma ci sono appunto, per quanto riguarda l'Alto Adige e il Sud Tirolo, ci sono esempi di valli che fino a 200-250 anni fa hanno parlato dei dialetti romanzi, ad esempio la Val Venosta, dove si trova Merano peraltro, che confina con la Svizzera, dove si parla ancora il romancio, che è una lingua romanza. Lì per secoli si è parlato una lingua romanza di tipo, potremmo dire, appunto romancio ladina, e quindi una germanizzazione molto, molto recente. Così come casi di germanizzazione ci sono stati appunto anche in altre aree vicine alle aree dove oggi si parla il ladino, che è una lingua romanza e che non ha niente a che fare col tedesco. E quindi cognomi trasformati, toponimi trasformati, toponimi che prima erano appunto romanzi sono stati germanizzati. E la cosa inversa è successa in Trentino, in molti posti in Trentino nel corso del Medioevo, un po' dopo rispetto alla discesa delle popolazioni germaniche
nel Sud Tirolo. Comunque nel corso soprattutto del basso medioevo sono stati chiamati dai principi vescovi di Trento, perché Trento era un principato vescovile, con una sua forma di autonomia, ma comunque sempre dipendente, legato al Sacro Romano Impero. Chiamavano lavoratori specializzati dalle aree germaniche per andare a colonizzare proprio interi territori, altipiani e valli, dove appunto ci si dedicava al taglio del legname o all'estrazione appunto di risorse minerarie. Quindi in realtà in molte zone del Trentino nel corso del Medioevo arrivano popolazioni germaniche, e questo ha lasciato delle tracce indelebili nella toponomastica, nel nome dei paesi. Qui vicino a Rovereto c'è tutta un'area che si chiama Altipiani Cimbri. Il cimbro è una lingua, alcuni dicono sia la più antica forma di tedesco parlata, una lingua imparentata appunto con l'antico bavarese, una forma di antico bavarese, che ancora viene parlata in queste aree degli Altipiani Cimbri. Chiaramente si è andata ridimensionando moltissimo rispetto al passato. Quindi c'è stato un passato in cui in realtà la situazione era un po' inversa, cioè avevamo un Sud Tirolo fortemente romanzo e un Trentino con delle aree invece fortemente germanofone. E quindi avevamo ad esempio appunto i cimbri, rimangono i cognomi, i nomi dei paesi, qualcuno parla ancora il cimbro, c'è un'altra area dove si parla il mocheno, sempre in provincia di Trento, che è un altro dialetto, lingua insomma, di tipo bavarese, quindi tedesco bavarese, e che viene parlata appunto ancora tutt'oggi. La storia è molto simile a quella dei cimbri. Tante altre aree invece si sono con il passare del tempo italianizzate, o per meglio dire trentinizzate. Questo è stato favorito in particolare dalla Chiesa e dalla scuola, perché nell'impero d'Austria sin dal Settecento l'istruzione elementare scolastica era obbligatoria, e quindi nelle zone trentine, nelle zone appunto del Trentino, che allora non si chiamava Trentino ma veniva comunque definito appunto Tirolo, l'area di Trento, diciamo l'insegnamento scolastico avveniva in italiano. I parroci nelle loro chiese cominciano a tenere le prediche in italiano, quindi c'è stato proprio un graduale processo di italianizzazione della popolazione di queste aree, dove per tanti secoli invece è stato parlato un idioma tedesco e in alcuni casi una parlata tedesco romanza. Ci sono sono rimasti appunto pochi esempi di questo particolarissimo dialetto, che era un misto di tedesco e italiano, dialetto trentino, latino, e sono delle testimonianze interessantissime. Purtroppo non viene però più parlato. Quindi questo insomma è un po' il quadro generale, per dare anche un'idea proprio dello scambio e anche della confusione linguistico-etnica e culturale di queste aree, tanto che ci sono persone come me che sono di madrelingua italiana e di cultura diciamo trentino-italiana. Io amo pensare alla cultura trentina proprio come una cultura comunque di incontro, con un cognome tedesco. Io mi chiamo Andrea, ma il mio cognome è Zoller. Zoller se lo pronunciassi in modo italiano, Zoller se lo pronunciassi in modo tedesco, ma è una cosa normalissima, così come sarà facile in Alto Adige trovare tante persone che sono di madrelingua tedesca, di cultura appunto tirolese, ma che hanno, per dire, il nome proprio tedesco ma il cognome italiano. Quindi insomma è vero che oggi, per tutta una serie di ragioni di natura storica, politico-amministrativa, le due province sono divise e in Trentino quasi nessuno parla il tedesco, ma storicamente non è stato così, insomma. Se poi andiamo a parlare del mondo romanzo, la situazione diventa ancora più complicata, perché nella zona appunto del Trentino e nelle zone che confinano, delle zone dell'Alto Adige sul Tirolo che confinano con il Trentino, abbiamo una molteplicità di parlate romanze. L'italiano chiaramente è una lingua che arriva dopo, cioè una lingua che è stata insegnata per secoli solo nella scuola, che è stata utilizzata da alcuni letterati, ma per secoli le popolazioni di queste aree non parlavano italiano. I miei stessi nonni, una delle mie nonne appunto è ancora viva, non parlavano italiano. Sì, l'hanno studiato a scuola, ma appunto mia nonna
Mia nonna ad esempio non parla, insomma io non l'ho mai sentita parlare in italiano, ecco. E quindi per secoli qui si sono parlate altre lingue e si parlano tuttora in realtà altre lingue. Nella zona in cui abito io si parla quello che viene definito dialetto trentino. Il dialetto trentino che diciamo nella zona proprio centrale del Trentino, dove c'è Trento e Rovereto, è proprio un dialetto di transizione tra il veneto, che è una lingua, non è un dialetto, quindi così come lo stesso triestino, insomma, fa parte comunque di questa grande famiglia del Veneto, che esce molto dai confini veneti. È proprio un dialetto di transizione tra l'area veneta e l'area lombarda, perché noi ci troviamo appunto a metà, e quindi, detta molto semplicemente, più ti avvicini al Veneto più diventa veneto, più ti avvicini alla Lombardia più diventa lombardo. Quindi in Trentino proprio abbiamo questo spettro di una parlata veneta che gradualmente mi diventa lombarda, e arriviamo nelle valli più occidentali dove proprio si parla lombardo. Quindi questa è un po' la situazione. Anche quando si parla di dialetto trentino è molto difficile dire di che cosa stai parlando, perché è veramente qualcosa che cambia molto. Tra Rovereto e Trento ci sono già tantissime differenze. Oltre poi a questi dialetti trentini, diciamo, che vanno dal veneto al lombardo, abbiamo il ladino, che è riconosciuta come una lingua di minoranza, è tutelata appunto dallo Stato italiano. Parlavamo un po' nell'altro video, lo Stato italiano riconosce solo alcune lingue locali in Italia, mentre altre, come potrebbero essere appunto il veneto, il lombardo, non sono ufficialmente riconosciute e tutelate dallo Stato italiano. E in Trentino Alto Adige abbiamo la tutela chiaramente del tedesco nella sua forma standard, che però differisce molto da quello che in realtà utilizzano le persone in provincia di Bolzano. Loro si esprimono in dialetto sudtirolese principalmente. Abbiamo la tutela del mocheno e del cimbro, che sono appunto isole linguistiche germanofone, circondate da aree dove si parla italiano, trentino o ladino. E poi abbiamo la tutela della lingua ladina. Quindi in provincia di Trento abbiamo la tutela di 3 minoranze linguistiche: mocheni, cimbri e ladini. I ladini sono la minoranza linguistica un po' più grande. Per quanto riguarda la provincia di Trento li troviamo in Val di Fassa, e in provincia di Bolzano li troviamo in Val Gardena e in Val Badia. E poi li troviamo anche in provincia di Belluno, nelle zone del Fodon e dell'Ampezzo. E poi abbiamo tutta una serie di dialetti semi-ladini, veneto-ladini, appunto, dove il ladino entra in contatto con il veneto per quanto riguarda la provincia di Belluno, anche se storicamente le zone di Ampezzo e Fodon hanno fatto parte della contea di Tirolo, quindi anche loro sono stati staccati e ceduti al Veneto, ma storicamente e culturalmente sono sempre stati legati al nostro territorio. Il ladino si parla quello di cui ho parlato io adesso è il ladino dolomitico, perché fa capo all'area delle Dolomiti e si declina in tante varietà diverse, che a volte tra loro non sono nemmeno così facilmente intercomprensibili. Io ad esempio riesco a capire piuttosto bene il ladino fassano, ma ho molte difficoltà a capire invece il badiotto e il gardenese, che sono le varietà parlate in provincia di Bolzano, dove chiaramente per ragioni di contiguità territoriale questo ladino, questo idioma romanzo ha avuto delle influenze molto forti da parte del vicino tedesco. Quindi soprattutto in Gardena abbiamo veramente un ladino che ha assorbito tantissimo del tedesco, nelle pronunce, nel lessico soprattutto. Anche sì, l'ampezzano e il fodom invece sono più semplici alla comprensione per una persona parlante romanza, perché appunto siamo in un'area di continuità territoriale con aree venetofone, comunque italofone. E quindi questa insomma è un po' la situazione del ladino, che fa parte di un più grande gruppo di famiglie, di una più grande famiglia linguistica, che è quella delle lingue retoromanze, dove abbiamo il friulano. Partendo da est, il friulano è parente strettissimo del ladino,
E abbiamo poi il nostro parente svizzero che è il romancio, che però vi dico è assolutamente incomprensibile. Letto forse si capisce qualcosa, ma è veramente difficile da comprendere. E quindi insomma il ladino in realtà, appunto, si parla di ladino, ma in realtà si dovrebbe parlare di tanti ladini. E la cosa interessante è che però in mezzo tra questo ladino dolomitico e il romancio in Svizzera abbiamo una lingua, una parlata semi-ladina, siamo sempre in Trentino, o definita anche ladino anaunico, nell'area della Val di Non, dove producono le mele. Se andate a comprare le mele della Melinda, vengono tutte da questa valle. E lì, in Val di Non e in Val di Sole, sono due valli vicine, si parlano dei dialetti di un macrogruppo linguistico che potremmo definire ladino anaunico, che viene definito anzi da diversi studiosi ladino anaunico. Ladino nel senso che anche lui non è simile, cioè non è il ladino dolomitico, non è il ladino tutelato dallo Stato italiano, ma è una lingua romanza, retto-romanza, che ha molte caratteristiche in comune con friulano, ladino dolomitico e romancio, e anzi per tanti aspetti rappresenta un po' il punto di collegamento tra il ladino dolomitico e il romancio. Io quindi perché capisco piuttosto bene il fassano? Perché mia mamma viene da quest'area e quindi io a casa e nella mia famiglia ho sempre avuto la possibilità di sentir parlare in ladino anaunico, che è una lingua interessantissima. Come sono i rapporti tra il Trentino e l'Alto Adige al giorno d'oggi? Ma guarda, posso dire che noi oggi come oggi viviamo come se fossimo due regioni separate. Sostanzialmente sì, esiste un consiglio regionale, perché noi abbiamo la regione autonoma e poi abbiamo le due province autonome, e di fatto la regione è come un grande scatolone che contiene due entità che di fatto agiscono in maniera del tutto autonoma l'una rispetto alle altre. In passato non era così, infatti i sudtirolesi hanno lottato per un'indipendenza rispetto a Trento, perché altrimenti la regione comunque in sé sarebbe stata maggioranza italiana. Se invece le dividiamo, chiaramente abbiamo una maggioranza italiana schiacciante a sud e una maggioranza tedesco parlante piuttosto schiacciante appunto nel nord. Quindi oggi come oggi in realtà siamo due entità piuttosto separate, e nel corso poi degli ultimi 50, 60, 70 anni abbiamo anche visto proprio anche dei modelli di sviluppo sociale, economico abbastanza diverso, dove in Alto Adige e Sud Tirolo c'è sempre stato comunque anche un'attenzione per la cura del territorio e per l'attaccamento alle tradizioni più forte rispetto al Trentino. Mentre in Trentino diciamo c'è stato un processo anche un po' più di abbandono delle aree di montagna, dove però oggi sto vedendo proprio un tornare indietro e guardare anche molto di più alla tradizione sudtirolese, altoatesina, diciamo, di cura, di tutela del territorio. Quindi in realtà per tanti aspetti secondo me ci stiamo avvicinando, però la distanza che sentiamo tra noi è molto forte non tanto perché l'abbiamo voluto noi, ma perché anche i processi politici, economici e sociali dell'ultimo secolo ci hanno un po' portato a sentirci divisi, quando in realtà per tanti secoli non lo siamo stati, perché il Principato di Trento comunque saliva e inglobava anche delle aree dell'attuale Sudtirolo, o ci sono aree vallate del Trentino che ad un certo punto si interrompe il Trentino e comincia diciamo l'Alto Adige, il Sudtirolo, ma la valle rimane la stessa. E quindi succede ad esempio in Val di Non, ma anche in Val di Fiemme, che abbiamo questi ultimi paesini delle valli dove improvvisamente parlano tedesco e sono stati inglobati nella provincia di Bolzano, chiaramente perché loro volevano diciamo essere parte della stessa entità territoriale dei loro connazionali. Ma loro per secoli sono stati legati invece alla nostra realtà, alla realtà comunque trentina e romanza, e quindi diciamo questa necessità di andare a definire dei confini territoriali è andata a porre dei confini in luoghi dove in realtà una volta i confini non c'erano. E questo secondo me è anche un po' il male del nazionalismo che abbiamo avuto nei 2 secoli passati, no? Questo voler a tutti i costi porre dei confini su base etnica e linguistica, quando in realtà magari gli elementi di vicinanza culturale
erano molto più forti di quelli di vicinanza linguistica, perché comunque tutta l'area più alta del Trentino è un'area dove veramente anche se guardiamo l'architettura, il paesaggio, si respira un'atmosfera molto più, diciamo, austriaco-tirolese appunto che non italiana, pur parlando delle lingue romanze. Ma appunto lo vediamo in provincia di Bolzano, abbiamo la comunità ladina che è in totale spirito di comunione appunto con quella tedesca, in totale non direi proprio, però insomma culturalmente è molto simile. Ma come se andiamo a guardare la nostra gastronomia trentina, insomma noi parliamo italiano e tutto, però mangiamo lo strudel, l'apfelstrudel, i canederli e gli spätzle, quindi insomma ci sono purtroppo dei confini linguistici che sono diventati purtroppo anche dei confini mentali, ma che non lo sono mai stati e non lo sarebbero. Questa è la mia risposta molto sintetica alla domanda. Sei stato veramente chiarissimo. Grazie mille di cuore per aver condiviso con noi così tanta cultura e tutte queste informazioni veramente preziose. È stato un piacere averti qui con noi sul nostro canale. Grazie ancora. Grazie a voi per avermi invitato a parlare. Se avete interesse a scoprire delle cose sulle lingue parlate in Trentino, nella provincia di Trento, vi invito a dare un'occhiata alla pagina Instagram con la quale collaboro, che si chiama Instrabauz, troverete il link, che è una pagina molto interessante, soprattutto se siete appassionati appunto di lingue, di diciamo interlinguismo, comunicazione interlinguistica e interculturale. Ciao a tutti! Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!